Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un cambio dell'olio particolare perché questa è un'auto che non è mia, ha 70.000 km, probabilmente l'ultimo tagliando l'ho fatto a 15.000. Ho trovato delle sorpresine per quanto riguarda i filtri. Questo era il filtro dell'aria dall'abitacolo, mentre questo era la condizione del filtro dell'aria del motore. Il filtro dell'aria del motore sta qui. Il filtro dell'aria dell'abitacolo sta nel vano portaoggetti. Bisogna spuntare tutto il vano portaoggetti e lo si troverà dietro. Volevo farvi vedere la condizione dell'olio. Allora, è molto scuro e oltretutto adesso un po' meno, ma quando l'avevo tirato fuori la prima volta a motore freddo ha dei grumi, quindi probabilmente è un olio che è veramente arrivato in fondo al suo ciclo di vita. È sicuramente ora di cambiarlo. Probabilmente è un olio che ha fatto 45-50.000 km, molto probabile. Per stare un pochino più sicuri e per non smontare la coppa dell'olio, che effettivamente sarebbe da fare, ma magari lo faccio al prossimo tagliando, questa volta non ho il tempo, utilizzeremo questo. Questo è un pulitore motore da utilizzare praticamente al cambio d'olio. Io vi consiglio, dato che costa 15-17 euro, una cosa del genere, e ve lo lascerò ovviamente in descrizione, non dico ogni volta che cambiate l'olio, ma almeno ogni due, perché così siamo sicuri di avere una pulizia al meglio possibile senza smontare cose, perché sennò il lavoro migliore ovviamente è smontare la coppa dell'olio. Ripeto, questo procedimento qua lo farò questa volta, ma la prossima volta smonterò la coppa dell'olio. Come si utilizza? Bisogna semplicemente lo mettiamo nel serbatoio dell'olio, poi accendiamo la macchina per 10-15 minuti, così da far girare un pochettino caldo il motore, poi faremo il vero e proprio tagliando, perché questo aiuta a togliere tutte le morchie dal motore. Togliere il tappo dell'olio, questo lo togliamo, basta sollevarlo. Se avete un imbuto meglio, io purtroppo non ce l'ho. E adesso andiamo ad accendere la macchina per 15 minuti. Sono passati i famosi 15 minuti. Togliere l'asticella. Togliamo anche il tappo. Anche questo lo andremo a pulire, guardate che roba. Andiamo sotto a stappare la coppa dell'olio. Anni e anni di cambi dell'olio tagliandi insegnano che una tanica del genere è forse la soluzione migliore. Se non questa, vi lascio in descrizione quella ancora meglio, che sarebbe quella nera incavata, dove si possono chiudere con dei tappini tutte le uscite e poi si può scolare l'olio in un recipiente apposito per poi essere smaltito correttamente. Chiave da 13, il tappo dell'olio sta lì, è lui. C'è una perdita d'olio, che probabilmente le perdite d'olio, ragazzi, nei motori ci sono praticamente ovunque, in qualsiasi motore. Se non è una perdita che vi mangia 1 chilo d'olio al mese, ovviamente è una perdita fattibile, cioè gestibile. Questi potrebbero essere i paraoli. Adesso gli diamo una pulita, cambiamo l'olio e vediamo poi se è il caso successivamente di fare un lavoro serio ai paraoli e andare a smontare tutto, perché anche il paraolio, per andarlo a trovare, insomma, è bello distante. Se non avete una chiave dinamometrica da settare a 35 Nm dopo, fate un segno sul dado e sulla coppa dell'olio, fate un segno, così poi lo riportate in posizione. Non è strettissimo, io l'ho tolto veramente con pochissima forza, quindi probabilmente anche parte della perdita forse arriva anche da lì. Se lo prendete da sopra vi sporcate meno. Eccolo, e lo lasciamo scolare. Questo lo portiamo via e lo puliamo bene. Aspettiamo che finisca. Piccolo problema, ho pulito la vite della coppa dell'olio, però il ricambista, ovviamente, col numero di targhe e tutto quanto, mi ha dato il ricambio sbagliato, perché vedete questa è una guarnizione con la gomma interna e il metallo fuori, ma qui c'è una guarnizione soltanto di silicone. Bel problema, rimonterò questo, metterò della pasta nera ancora intorno. Ora siamo pronti invece con una comodissima chiave da 36 ad andare a smontare il filtro dell'olio. Quello è il coperchio del filtro dell'olio. Quando sentite che è morbido, andate a mano. Ok, eccolo qua. Adesso andiamo a togliere il filtro dell'olio. Ecco il nostro filtro. Praticamente è carbonizzato. Guardate l'olio com'è. Agrumi. Niente, in questi casi qua effettivamente adesso io a sto giro non posso, però smonteremo la coppa dell'olio la prossima volta per assicurarci che sia tutto a posto. In questi casi pulizie profonde, ho uno sottograssatore della Fulcron, base solvente, tanto è metallo quindi non ci interessa. Bella mischiata, è già tornato a palla. E adesso abbiamo il filtro nuovo, questo UFI 25034000, che sarebbe lui, e ce lo forniscono fortunatamente con la guarnizione loro. Guardate la differenza tra carbonizzato e nuovo, incredibile. La macchina tornerà a respirare, povera. Prima mettiamo la guarnizione
Fate arrivare fin dove deve arrivare. Un filo d'olio. Io ho preso direttamente il Selenia, quello consigliato per questa macchina, che era il Digitech Pure Energy. Ne mettiamo un pochino nel tappo, dito, e andiamo lungo la guarnizione. Rimettiamo il filtro, era con queste parti qui verso l'alto, a pulire, dove questo si va a incastrare. Bello zozzo. Assicuriamoci che sia tutto a posto, lo riavvitiamo a mano e poi lo stringiamo con la chiave dinamometrica. 25 Nm. Come vi dicevo poco fa, purtroppo non ho quella guarnizione lì e non posso andarla a prendere, quindi la pasta nera. Essendo una guarnizione solo di gomma e non di rame ce l'avevo, ma questa era fatta così. Ok, così. Andiamo a fermare lo sgocciolio, andiamo a asciugare e andiamo a mettere subito la vite. La andiamo a stringere a 35 Nm. Quando fa un click ci fermiamo. Eccola. Fatto, non andate oltre. Queste ve le metto in descrizione, sono le chiavi della Vampo, sono carinissime, sono diverse, le ho recensite tempo fa. Con lo stesso sgrassatore di prima andiamo a pulire tutto. Se avete uno sgrassatore anche per carburatori, corpi farfallati, va benissimo. Ora andiamo con l'olio, ce ne vanno 4 litri e mezzo, io mi fermerò a 4 litri, metterò in circolo l'olio e comincerò a vedere con l'asticella i livelli. L'asticella pulita, andiamo a controllare sia a un buon livello. È bagnata fino qui, quindi possiamo mettere altro olio. Non lo mettiamo tutto e rifacciamo un check. Ora siamo arrivati a coprire fino qui, ci sta, ma adesso accendiamo la macchina prima di mettere altro olio. Si deve riempire il filtro dell'olio. Ora ho pulito e vedete che adesso posso capire se trovando altro olio nuovo che trafila da qualche parte riuscirò a capire almeno da dove filtra. Ora vediamo a che punto è la situazione olio. Direi che è perfetto perché arriva fino qui, non ne aggiungerei altro. Ragazzi, questo cambio d'olio è stato veramente particolare perché era distrutto l'olio che c'era prima. Questo cambio qui non lo tengo più di 15.000 km. In descrizione trovate tutti i link per fare questo lavoro, quindi tutte le chiavi dinamometriche che ho utilizzato e tutti gli attrezzi. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Seguitemi anche su TikTok, Instagram e Facebook. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!